Se state cercando un binocolo angolato, compatto, apocromatico e con oculari intercambiabili, questo potrebbe essere uno degli strumenti più interessanti usciti negli ultimi anni. Oggi metto alla prova sul campo lo Skyrover 70 Apo. TechnoSky, il distributore italiano, lo propone attualmente a 1.899 euro, una cifra che è interessante per un binocolo angolato apocromatico da 70 mm con oculari intercambiabili. Buongiorno a tutti, io sono Pier Giovanni Salimbeni, giornalista e tester nel settore degli strumenti ottici digitali dal 1997. Vi ricordo, prima di iniziare, che su Binumania è disponibile una recensione scritta molto approfondita, quindi se volete saperne di più sedetevi comodi, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo subito dopo la breve sigla. A tra poco! Lo Skyrover 70 Apo utilizza uno scafo in lega di magnesio con componenti in alluminio, una soluzione questa che permette di ottenere una struttura molto robusta ma relativamente leggera. Infatti il peso dichiarato è di 3,7 gradi, mentre con oculari, piastra, manfrotto, il mio esemplare raggiunge, anche con i tappi, circa 4,5 kg. La qualità costruttiva è molto buona, la verniciatura satinata è uniforme, i paraluce metallici sono estraibili e scorrono in modo preciso. Il binocolo risulta comunque abbastanza compatto per la categoria degli angolati. Ha dimensioni di 385 x 213 x 116 mm. All'interno dei tubi ottici sono presenti numerosi diaframmi e un buon annerimento. Questo contribuisce a ridurre la luce diffusa e migliorare il contrasto. Il binocolo poi ovviamente è dichiarato impermeabilizzato e riempito in azoto. Il piedino integrato invece è robusto e dispone di filettatura a 3 ottavi con adattatore di 1/4, quindi può essere montato facilmente sulla maggior parte dei trepiedi fotografici. La distanza interpupillare varia da 54 a 75 mm. La messa a fuoco invece è del tipo indipendente per ciascun oculare. Il binocolo accetta ovviamente oculari da 31,8 mm e con quelli di serie ho misurato una messa a fuoco minima di circa 11 metri, mentre per raggiungere l'infinito è necessario ruotare il focheggiatore di circa 1,5 giri. Le ghiere comunque sono grandi e ben zigrinate, quindi facili da utilizzare anche con i guanti, mentre i movimenti sono risultati fluidi e precisi. Il sistema di serraggio degli oculari si è dimostrato molto stabile durante le prove, quindi nel complesso vi devo dire che la costruzione è molto buona e lo strumento dà comunque l'impressione di appartenere a una fascia di prezzo anche superiore. Un altro vantaggio poi è la sua compattezza relativa, che consente di utilizzare treppiedi non eccessivamente pesanti, non è il caso oggi del Berlebac, e di osservare comodamente anche da seduti, soprattutto durante le sessioni astronomiche. Lo Skyrover 70 Apo utilizza doppietti apocromatici con vetro FCD100, un materiale molto efficace nel controllo dell'aberrazione cromatica e molto vicino, secondo me, come prestazioni all'FPL 53 e alla fluorite minerale. Durante le prove infatti ho notato immagini molto nitide e contrastate con una resa cromatica neutra. Considerando il prezzo, ragazzi, il livello qualitativo è veramente notevole e può sorprendere anche chi è abituato a strumenti naturalistici di fascia alta. Gli obiettivi poi sono protetti da tappi filettati in policarbonato rigido e i paraluce estraibili risultano comunque ben realizzati. Anche la cella degli obiettivi mi è parsa molto curata e mi ha ricordato soluzioni utilizzate su strumenti di fascia più alta come ad esempio il Kowa Highlander Prominar. Gli oculari forniti in dotazione invece sono definiti Ultra Flat Field, focale 18 mm con campo apparente di 65 gradi. Direi che sono piuttosto compatti per questo tipo di strumento e pesano circa 210 grammi ciascuno. La lente di campo è ampia, 27 mm, mentre i paraluce in gomma morbida possono essere comunque ripiegati per facilitare l'utilizzo di chi porta gli occhiali. Con la focale del binocolo di 400 mm questi oculari forniscono circa 22 x
con una pupilla d'uscita di circa 3,2, quindi una configurazione molto equilibrata sia per l'osservazione paesaggistica sia per quella astronomica. Dal punto di vista ergonomico inoltre risultano abbastanza comodi anche con una distanza interpupillare come la mia intorno ai 66 mm e la morbidezza dei paraluce in ogni caso aiuta a mantenere un buon comfort durante le osservazioni prolungate. Lo Skyrover 70 Apo utilizza prismi di POR ad alta trasmissione abbinati a un prisma di deviazione a 45 gradi che, come vedete, consente la visione angolata, mantenendo quindi l'immagine correttamente orientata. Nel caso del 70 Apo il sistema prismatico appare ben dimensionato. Durante le prove infatti ho osservato una pupilla di uscita perfettamente circolare. Anche il field stop, quindi il diaframma di campo, risulta netto e non ho notato riflessi particolarmente evidenti, se non qualche lieve riflesso periferico tipico comunque di questa categoria di strumenti. Le seguenti impressioni sono state ottenute ovviamente utilizzando gli oculari forniti in dotazione, quindi vi parlo adesso dell'aberrazione cromatica e di quelle geometriche. Per la cromatica il binocolo è dichiarato apocromatico e posso confermare che al centro del campo la correzione cromatica è davvero molto buona. In diverse situazioni la resa mi è sembrata sorprendentemente vicina a quella del mio Kowa Lander. Solo nelle condizioni più critiche, con soggetti molto contrastati o fortemente illuminati, si può percepire forse un leggerissimo residuo cromatico, comunque vi devo dire che è poco evidente. Il cromatismo laterale compare invece a partire da circa il 30% del campo, ma diventa realmente visibile solo su soggetti molto contrastati in controluce e poi migliora, ve lo devo dire, con oculari di maggiore qualità. Nelle normali osservazioni del paesaggio risulta praticamente trascurabile. Per quanto riguarda la curvatura di campo vi posso dire che gli oculari Ultra Flat Field mantengono bene la promessa. Di giorno il campo pare spianato fino al bordo. Durante le prove su soggetti a media e lunga distanza infatti non ho notato differenze significative di fuoco tra il centro e la periferia del campo. Per la distorsione angolare invece è presente una leggera distorsione a cuscinetto che si percepisce a partire da circa il 70% dal centro. Durante il panning però il movimento dell'immagine rimane secondo me naturale e personalmente, seppur sia poco sensibile a ciò, non ho notato evidenti problemi con l'effetto palla rotolante. Nell'uso astronomico invece con questi oculari si vede un po' di come astigmatismo verso l'80% dal centro, che però sparisce con oculari più costosi e performanti. Durante invece le osservazioni in controluce, come ad esempio oggi, vicino al campo inquadrato la tenuta è risultata buona, solo occasionalmente ho notato un po' di luce diffusa nella parte inferiore del campo. Per stressare comunque il sistema ottico ho osservato anche un faretto LED in piena notte. In questa situazione ho percepito qualche immagine fantasma posizionata a circa ore 13 rispetto alla sorgente luminosa, però ragazzi si tratta di un fenomeno molto contenuto, visibile in condizioni estreme e chi di voi la sera si mette a osservare lampioni. Durante le osservazioni astronomiche invece su Giove e ad esempio Sirio non ho notato poi riflessi o immagini fantasma che giudicherei significative. Parliamo adesso della compatibilità con oculari di terze parti. Ho provato vari oculari, non tutti quelli che possiedo, per verificare la versatilità dello strumento. Con i Baader Classic Orthor a 18 mm va a fuoco l'infinito senza problemi, l'immagine è nitidissima e il field stop è ben definito. Mentre mi ha fatto una bella impressione il nuovo oculare zoom di Auriga, il 927, perché si è dimostrato molto performante e compatibile, il fuoco è perfetto e poi oltretutto è molto compatto, quindi si utilizza benissimo anche per chi ha distanze interpupillari piccole. Purtroppo non è parafocale, quindi dai minimi ingrandimenti ai massimi dovete comunque utilizzare la correzione della messa a fuoco. Vi parlo adesso del birdwatching, perché quando pratico birdwatching tendo a preferire strumenti con messa a fuoco centrale, perché spesso mi capita di osservare soggetti anche a breve distanza. In ogni caso con lo Skyrover 70 Apo invece ci troviamo di fronte a un classico binocolo con sistema di messa a fuoco indipendente per ogni oculari, tipico di binocoli astronomici. Per questo motivo lo strumento esprime il meglio soprattutto nell'osservazione di soggetti a media e lunga distanza,
direi dai 300 ai 350 metri fino all'infinito con gli oculari di base. In queste condizioni non è necessario intervenire continuamente sulla messa a fuoco e si possono apprezzare appieno le sue qualità ottiche. In questo tipo quindi di utilizzo il binocolo mostra un'ottima nitidezza, un contrasto elevato e una resa cromatica molto naturale, con un eccellente contenimento dell'aberrazione cromatica. Personalmente ho trovato la resa complessiva molto piacevole. In alcune situazioni è decisamente più rilassante rispetto a quella di uno spotting scope da 85 mm, soprattutto grazie alla visione binoculare. Le immagini poi appaiono molto realistiche con colori fedeli. Anche trasportabilità e ingombri, come avrete capito, comunque sono abbastanza favorevoli, perché pur non essendo compatto con uno spotting scope, il 70 Apo risulta comunque più leggero e maneggevole rispetto a molti binocoli angolati da 82 e ovviamente da 100 mm. Durante alcune sessioni, vi faccio vedere una foto, ho utilizzato addirittura un treppiede da campo abbastanza leggero, abbinato a una testa Sirui K10X che normalmente utilizzo con le reflex o i mediotele o i piccoli binocoli. Nonostante questo vi devo dire che il sistema si è dimostrato più che adeguato. Poi, durante l'osservazione di rapaci in volo ho apprezzato la nitidezza e il buon controllo del cromatismo residuo. Soltanto in alcune condizioni di luce particolare, ad esempio se adesso ci fosse una poiana in questa direzione, oppure con il sole basso o quasi in controluce totale, può comparire, ve lo ripeto, un leggerissimo bagliore nella parte inferiore del campo, ma si tratta di un fenomeno piuttosto occasionale che hanno binocoli 8x42 che costano quasi 3.000 euro. Passiamo adesso all'osservazione del paesaggio. In questo contesto si dimostra particolarmente efficace. Compattezza e peso contenuto lo rendono uno strumento pratico anche in questo frangente. Durante l'uso diurno, infatti, secondo me riesce a esprimere molto bene le sue potenzialità ottiche dei 70 mm. Nei mesi estivi, oltretutto ragazzi, quando la turbolenza atmosferica limita spesso le prestazioni degli strumenti di grande diametro, tipo un 82 o un 100, un binocoletto da 70 mm può risultare addirittura più sfruttabile rispetto a strumenti più grandi. Uno degli aspetti che ho apprezzato maggiormente è l'assenza di curvatura di campo nell'uso diurno, perché l'immagine è nitida fino al bordo, il panorama appare cromaticamente neutro, con un ottimo livello di dettaglio lungo tutto il campo. Durante invece la fase crepuscolare questo binocolo comunque continua a sorprendere per la buona luminosità. Infatti negli ultimi anni ritengo che molti strumenti prodotti dall'industria ottica cinese abbiano raggiunto dei livelli qualitativi che ritengo molto elevati e questo modello ad esempio ne è un buon esempio. Gran parte del merito va sia alla qualità comunque degli obiettivi, ma sia anche ai trattamenti antiriflesso multistrato. In alcune prove comparative che ho fatto queste sere ho ottenuto delle impressioni piuttosto simili a quelle di un buon binocolo giapponese 20x80, tuttavia lo Schaerover 70 a volte pareva più luminoso. Utilizzando oculari che forniscono circa 15x, il piccolo settantino si è dimostrato molto piacevole nelle osservazioni crepuscolari, quindi in queste condizioni e a questi ingrandimenti può essere uno strumento molto interessante per osservare caprioli e cervi durante la cosiddetta ora blu. Durante invece le osservazioni astronomiche ho notato sin da subito un'ottima correzione cromatica delle stelle. Al centro del campo non sono riuscito a individuare aberrazione cromatica evidente, nemmeno su stelle molto luminose, poi variava un po' in base agli oculari utilizzati. Come già osservato comunque nei test diurni, spostandomi verso il bordo del campo, compare cromatismo laterale, mentre con gli oculari di serie nell'osservazione stellare, che è più difficile, si nota una certa quantità di astigmatismo e di coma, a partire da circa l'80% dal centro del campo. Questo fenomeno diventa più evidente su stelle molto luminose, ma durante l'osservazione dei campi stellari, quelli molto più ricchi, diciamo così, la sensazione complessiva rimane comunque piacevole. Con gli oculari da 18 mm inoltre si genera una pupilla d'uscita di 3 mm e quindi è possibile
osservare con soddisfazione anche sotto cieli moderatamente inquinati, mantenendo comunque un fondocielo abbastanza scuro. Ammassi aperti, campi della Via Lattea e numerosi asterismi risultano particolarmente appaganti. Quindi oggetti come le Pleiadi, la nebulosa di Orione o la galassia di Andromeda, ragazzi, saranno facilmente osservabili anche sotto cieli non perfetti. Oltretutto potreste utilizzare anche i filtri. Molto buona anche la resa nell'osservazione lunare, utilizzando infatti una coppia di Vixen LV all'antagno da 4 mm ho potuto spingermi a circa 100 x, verificando anche la buona collimazione dell'esemplare in prova. La luna appariva nitida e contrastata, con un terminatore ben definito e una colorazione molto neutra. Comunque una delle osservazioni più interessanti secondo me è stata quella di Giove, perché con singhe favorevoli il pianeta appariva sorprendentemente neutro nella resa cromatica, molto simile a quanto si osserva con un borifrattore apocromatico. Soltanto spostando leggermente fuori dal centro del campo il pianeta compariva un lievissimo alone verde violaceo, comunque decisamente tenue. Sono riuscito infatti a distinguere con facilità diversi dettagli atmosferici, tra cui le strutture regolari della SEB, la NEB, la NTB, alcune ombreggiature e naturalmente la grande macchia rossa. Direi che nel dettaglio, la quantità di dettagli, scusate il gioco di parole, mi è sembrata paragonabile a quella osservata con un mio rifrattore 80 f11. Ho inoltre osservato con soddisfazione anche alcuni transiti di satelliti galileiani che hanno ulteriormente confermato la buona qualità ottica dello strumento. Un aspetto poi che mi ha colpito particolarmente, e veramente mi ha colpito perché ne ho provati tanti di angolati, è stata la collimazione a 100 x, perché l'immagine di Giove è rimasta perfettamente fusa in modo molto simile a quanto accade nel mio Highlander a 50 ingrandimenti. Naturalmente questo non è uno strumento progettato per l'osservazione planetaria, anche Sky Rover non fa valere la garanzia con oculari di terze parti. Comunque, considerando il diametro di 70 mm, vi devo dire che le prestazioni sono veramente buone anche nell'uso astronomico. Parliamo ragazzi adesso dei pregi e dei difetti. Tra i pregi direi ottimi obiettivi apocromatici FCD100, quindi cromatismo ben contenuto, immagini nitide e contrastate, con resa cromatica neutra. Sistema di serraggio degli oculari perfetto, compatibilità volendo con oculari da 31,8 mm, oculari di serie comunque di buona qualità, strumento relativamente compatto e leggero, trasmissione luminosa molto buona, ottimi trattamenti antiriflessi, ottime rifiniture, collimazione perfetta anche a 100 x. Difetti rispetto a binocoli al top della gamma, quindi alla fluorite, ad esempio il Cow Highlander, è leggermente inferiore magari nella capacità di contenere la luce diffusa e forse talvolta nel cromatismo, ma questo rapporto focale non molto spinto e secondo me è un formato veramente azzeccato. Inoltre nelle osservazioni del cielo profondo non può competere per luminosità con lo Sky Rover ad esempio da 100 mm. Dopo questa prova pratica sul campo comunque vi posso affermare che Sky Rover è riuscito a proporre uno strumento estremamente competitivo anche nel settore dei binocoli angolati di medio e grande diametro. Quindi lo Sky Rover 70 Apo si è dimostrato particolarmente efficace nelle osservazioni paesaggistiche a medio-alto ingrandimento e a media-lunga distanza, ma offre risultati molto soddisfacenti secondo me anche nell'ambito astronomico, soprattutto se volete osservare ammassi stellari, asterismi e luna con una buona comodità. Su richiesta c'è anche la versione angolata a 90 gradi. Nel marzo 2026 il piccoletto costa 1.899 euro ed è disponibile presso lo shop online di TechnoSky. Io ringrazio Giuliano Monti di TechnoSky per aver fornito ovviamente l'esemplare oggetto di questa prova e per avermi lasciato piena libertà nel riportare le impressioni pratiche sul campo. Per oggi io termino qui, vi aspetto come sempre sul mio canale, mi raccomando ragazzi iscrivetevi perché solo il 20% di voi si sta iscrivendo. Vi aspetto anche su binomania.it, ci vediamo inoltre sul gruppo ufficiale Facebook, tutto ma proprio tutto sui binocoli e sul mitico forum di Binomania. Inoltre se volete con un piccolo abbonamento pari a 5 caffè al mese pagabili ratealmente tramite PayPal o altre modalità avete la possibilità di addentrarvi in Binomania Inside dove presento non solo il dietro le quinte del mio lavoro con varie curiosità ma anche comparative, anteprime, indiscrezioni. Infatti vi anticipo che prossimamente sarà disponibile una recensione comparativa tra
lo Sky Rover 70 Apo e il mio esemplare di Clova Highlander. Un carissimo saluto a tutti voi da Pier Giovanni Salimbeni e buone osservazioni, dritte o angolate. Ciao ragazzi!